realizzare questa copertina io ho utilizzato il filato della Lana Gatto linea Merino Cot, che se ricorderete ho già utilizzato per lavorare la maglia quella zaffiro. Questa volta invece abbiamo utilizzato questo filato per creare la copertina. Vi ricordo che il gomitolo è da 50 grammi, misura 125 metri ed è formato dal 47% cotone e 53% lana merino. Il colore che ho scelto io è il colore panna e serviranno per poter realizzare questa copertina, che è larga circa 71 centimetri e alto circa 82 centimetri. Occorreranno 800 grammi di questo filato, che io sono andata a lavorare con l'uncinetto del numero 4,5 del numero 4. Naturalmente voi potete farla anche un po' più stretta e più lunga, oppure più larga e più lunga, a seconda di la coperta dove la dovete utilizzare. Se dovete usarla nell'ovetto, nel passeggino, allora vi consiglio di farla più stretta, quindi intorno ai 60-65 centimetri, e farla lunga circa intorno ai 70 centimetri. Se invece la volete usare pure come copertina da mettere quando il bambino si trova nella culletta o comunque sul divano, allora le misure sono quelle che ho fatto io. Se invece il bambino volete che questa copertina il bambino la possa sfruttare anche quando è più grande, quindi non solo neonato, ma parliamo anche di un bambino che abbia diciamo già quasi 6-7 mesi, allora vi consiglio di farla larga 90 centimetri e alta 120 centimetri. Questa copertina è perfetta per poterla essere sfruttata soprattutto nei periodi primaverili, autunnali, ma anche in estate, quando ci sono quelle serate con molta umidità o comunque con un po' di venticello. Quindi è una copertina perfetta per questo clima, per questo genere di clima. Mentre se volete farla totalmente invernale, allora in questo caso come filato io vi consiglio o il solo baby, che è 100% lana baby, oppure il misina, che è 100% lana vergine. Mentre se la volete fare estiva, perché comunque stiamo andando incontro all'estate e il futuro bimbo o bimba nascerà appunto in estate, in questo caso come filato io vi consiglio il baby cotton, che è proprio 100% cotone. Di questo filato a parte questo colore c'è ancora disponibilità del bianco, del celeste, del viola, del lillo, quindi c'è la possibilità di fare questa copertina sia in versione femminile o versione maschile, oppure neutra come l'ho fatta io in questo momento. Sul sito Filati Elsa naturalmente troverete tutti i filati, vi linko anche sia quelli estivi che quelli invernali che vi ho citato, in modo tale da poter scegliere come fare questa copertina. Per quanto riguarda invece la lavorazione scelta, è veramente semplicissima, perché è un giro che va sempre ripetuto fino all'altezza desiderata. C'è un giro base e poi questo giro che naturalmente vi mostro nel video tutorial, che dovete poi lavorare per tutta la lunghezza della vostra copertina. Come bordino alla fine volevo fare un ventaglio, qualcosa di particolare, ma mi piaceva così tanto l'effetto onda che si è creato qui in alto, che ho deciso di fare soltanto un giro di maglia bassa attorno a tutti i tre lati della copertina, tranne qui in alto, in modo appunto da creare questo effetto onda solo sulla parte alta e lasciare invece piatto sia i laterali che la parte sotto. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che da oggi sul sito potete anche contattarmi per poter farvi realizzare direttamente da me una di queste coperte o una delle creazioni che ho fatto ultimamente, e noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra copertina io utilizzerò il filato della Lana Gatto linea Merino Cot, che vi ricordo che è formato da un 53% lana merino extra fine e 47% cotone, quindi un filato adattissimo per poter creare delle copertine di mezza stagione, quindi che si possono sfruttare in primavera e anche in autunno, ma anche in estate, nelle sere dove c'è più umidità. Detto ciò, lavorerò con l'uncinetto il numero 4,5, il colore che ho scelto io è questo panna, e nel campione io ho montato 29 catenelle, mentre nella lavorazione vera e propria io andrò a montare 125 catenelle, in modo tale che la copertina mi venga larga più o meno 72-73 centimetri. Poi vi darò meglio la misurazione sia di larghezza che di lunghezza una volta che avrò terminato la copertina. Mentre qui, come vi ho detto, vado a montare 29 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 12 a cui vanno aggiunte 5 catenelle. Questo perché serve per
per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Quindi mi raccomando, in multiple di 12, quindi voi andate a mettere 12, 24 e così via a seconda della lunghezza che dovete fare della copertina, e poi finite mettendo 5 catenelle, appunto come vi ho detto, per avere l'inizio uguale alla fine. Detto ciò, possiamo iniziare la nostra lavorazione e andiamo a fare prima un giro base. Giro base, sia quello che andiamo a fare adesso non verrà poi ripetuto, ma è il giro successivo che andrà sempre a essere ripetuto. Giro base, andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, prendo il filo, salto la prima delle nostre 29 catenelle, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta, prendo il filo, entro nella catenella successiva e vado a fare un'altra maglia alta, prendo il filo, vado nella catenella successiva e vado a realizzare la mia quarta maglia alta, prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo la mia quinta maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare 4 maglie alte, quindi una, rientro 2, rientro 3, rientro 4, salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella terza e realizzo la mia prima maglia alta. Devo fare un totale di 5 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una l'abbiamo già fatta, andiamo nella successiva e facciamo la nostra seconda maglia alta, prendo il filo, vado nella terza catenella, nella catenella successiva e faccio la terza maglia alta, prendo il filo, catenella successiva, quarta maglia alta, prendo il filo, catenella successiva, quinta maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, salto una catenella, entro nella successiva e vado a realizzare 4 maglie alte, quindi una, 2, 3 e 4. Quindi questo è quello, salto 2 catenelle, e quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro base. Andiamo a terminare il giro base, quindi salto 2 catenelle, entro nella successiva e vado a fare la mia prima maglia alta, catenella successiva, seconda maglia alta, catenella successiva, terza maglia alta, catenella successiva, quarta maglia alta, catenella successiva, quinta maglia alta. Ho terminato così il giro base. Mi sono girata con la lavorazione e andiamo a fare il nostro primo giro, che è il giro che andremo sempre a ripetere, e vi faccio vedere come farlo. Andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, prendo il filo, vado sulle successive 5 maglie alte e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi seconda maglia alta, prendo il filo, terza maglia alta, prendo il filo, quarta maglia alta, prendo il filo, quinta maglia alta, prendo il filo, vado direttamente dove ho l'archetto di 2 catenelle che mi separa le 4 maglie alte dalla maglia alta e vado a fare, faccio prima una catenella di separazione, entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro dentro e vado a fare 4 maglie alte, una, 2, 3 e 4, e si ricomincia da capo, una maglia alta sopra ognuna delle 5 maglie alte, una, 2, 3, 4 e 5. Catenella di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle che mi separano le 4 maglie alte dalla maglia alta e vado a fare una maglia alta,
2 catenelle, rientro 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Quindi questo è quello che dobbiamo andare a fare per tutto il nostro giro. Andiamo a terminare facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4 e l'ultima maglia alta la andiamo a fare nella terza catenella per un totale quindi di 5 maglie alte. Vedete, io adesso mi rigiro con la lavorazione e come vedete andiamo a rifare di nuovo il giro che abbiamo fatto prima, perché andiamo sempre a fare le nostre 3 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 2, 3, 4 e 5, catenella di separazione e andiamo direttamente nell'archetto di 2 catenelle. Di nuovo andiamo a fare la nostra maglia alta, le 2 catenelle di separazione, si rientra facendo le 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Quindi è un giro che viene sempre ripetuto, però come potete vedere qui la nostra lavorazione si alterna. Vi ricordo che io ho montato 125 catenelle per poter fare la mia copertina, vi dirò naturalmente quanto l'ho fatta lunga e poi vedremo che tipo di bordino andare a realizzare. Di lato, visto che di lato verranno comunque queste strisce di maglie alte, penso che farò soltanto un bordino di maglie basse, almeno ai lati, però sopra invece voglio fare qualcosa di un po' più particolare. Devo ancora ben decidere, comunque per adesso continuiamo la lavorazione della nostra copertina e poi appunto, come ho detto, vedremo come andare a realizzare il bordino. Allora, io ho terminato la coperta, ho lavorato fino ad avere circa 82 centimetri, quindi in realtà sono 10 centimetri in più rispetto alla larghezza della copertina, e come bordino alla fine ho optato per un semplice bordino di maglie basse ai lati e sotto, ma ho lasciato invece la parte in alto così come è venuta con la lavorazione, perché mi piaceva l'effetto onda, quindi non c'era bisogno di andare a fare un bordino particolare. Per quanto riguarda il bordino ai lati, ho fatto una maglia bassa dove ho la maglia alta orizzontale e una maglia bassa qui nel piccolo cerchietto che si viene a creare tra le 2 maglie alte orizzontali. Quindi sono andata a lavorare così per tutta la lunghezza e nella parte sotto ho fatto sempre un giro di maglie basse. Vedete, qui all'angolo ho fatto 4 maglie basse lavorando intorno alla maglia alta in modo da avere questo angolo tondo, e sono andata a fare una maglia bassa dove ho ogni maglia alta, 2 maglie basse dove ho le 2 archetti, le 2 catenelle, e vedete ancora una maglia bassa dove ho la maglia alta, una maglia bassa dove ho una catenella, una maglia bassa dove ho le 4 maglie alte insieme e di nuovo 2 maglie basse dove ho le 2 catenelle. Ho lavorato così quindi per tutta la parte inferiore della coperta. Di nuovo sono andata a fare 4 maglie basse per creare il secondo angolo tondo e sono andata a lavorare il giro di le maglie basse anche nell'altro lato, lavorando sempre una maglia bassa dove ho la maglia alta orizzontale e una maglia bassa dove ho l'archetto che congiunge le 2 maglie alte orizzontali. Quindi una volta fatto questo bordino la nostra maglia la nostra copertina è terminata.